Mi sono accorto che non mi sono mai presentato. Allora, chi sono e cosa faccio? Mi chiamo Ivan e questo l'avrete capito. Perché Ivan Z? Perché mi piace Dragon Ball Z. No, anche il mio cognome inizia per Z. E poi, soprattutto, sono un videomaker. Cosa fa un videomaker? Quello che crea video, contenuti, dipende per i clienti, per le televisioni. Io lavoro un po' per tutto. O perlomeno lavoravo, perché più o meno sto smettendo di fare quel mestiere perché mi sono stufato e vorrei cercare dell'altro. Però, visto che ho ancora le abilità di farlo, allora mi metto a fare questi piccoli video che sono molto semplici da montare, alla fine non devo fare grossi effetti speciali, non ho un cliente che mi dice quando devo farlo, come farlo, ed è bellissima questa cosa, una sensazione di libertà che voglio sperare a tutti i miei colleghi videomaker di provare un giorno. Comunque, perché mi sono messo a fare questo canale? Primo, perché ci siamo trovati tutti sotto Covid, vero? Io senza poter lavorare anche, perché essendo un freelance, se non lavoro non guadagno, non c'è nessuno che mi paga lo stipendio. Quindi cosa ho fatto? Ho guardato intorno a me e mi sono detto o vendo le mie cose o mi sfrattano di casa, se no non riesco a pagare né l'affitto né le spese. Alla fine mi sono guardato intorno e ho cominciato a vendere online, guardando un po' di tutorial, vedendo come si fa, e sono riuscito a accumulare una buona cifra che mi ha fatto pagare sia l'affitto che alcune spese. Purtroppo non ci ho guadagnato tantissimo e non ho messo da parte niente, però almeno sono sopravvissuto quei 3 mesi in cui non si poteva uscire di casa. Non è stato bello, però mi sono impratichito su eBay e bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose. Per esempio, a me è andata bene perché sono riuscito a imparare subito a vendere cose su internet, specialmente eBay, perché all'epoca usavo solo eBay. E quindi cosa è successo? Guardando tutti i tutorial di come si vende online, a parte che ci sono dei video veramente noiosi di gente che comincia a presentarsi, a fare ciao, benvenuto sul mio canale, oggi ho mangiato la pastina, seguimi, attiva la campanella, mi raccomando. Insomma, quante volte vi è capitato? Dai, io non ce la faccio proprio, non ho più pazienza. Quindi cosa ho detto? Ho detto li faccio io i video tutorial, perché? Perché non ne posso più di guardare certa gente che sì, magari ne sa più di me, sicuramente io alla fine sono autodidatta. Però ho guardato tanti video anch'io di tutorial di come aumentare, li guarderò tuttora, magari per scoprire nuove funzioni e poi dopo raccontarvele a voi, magari spiegate in un modo un po' più dinamico. Lo so che anch'io faccio dei video lunghissimi e a volte possono essere noiosi. Non lo so, ditemi voi. Sono noiosi? E che cavolo. Comunque, ho deciso, faccio io i video tutorial. Faccio vedere anche le cose che mi interessano, faccio quello che mi piace. E questo è quello che mi piace, spiegare alla gente cose utili, ma anche fargli vedere magari delle cose interessanti o divertenti, tipo le nuove action figures o magari un nuovo videogioco, che ancora non ho fatto video sui nuovi videogiochi perché ancora ci dobbiamo attrezzare la sala giochi, dove piazzerò il mio televisore con varie console, sia vintage che nuove, e man mano andremo avanti e ci saranno anche ospiti. Già ho preso appuntamento con delle persone, farò altri video con i bambini dove proverò altri giochi e poi ci saranno altri contenuti di vario genere, anche tecnologia vorrei fare, piano piano. Aspettiamo di vedere quando cresce il canale o aspetto di vedere che cosa piace, tant'è che faccio anche video di magari viaggi, ho fatto un video dell'addio al celibato. Bambini, se state guardando questo video non guardate quel filmato. E poi farò altri video magari di viaggi, come tipo sono andato a Romix, sono andato a Vicenza con mia moglie, insomma qualcosa di carino anche. Alla fine mi piace riempire il mio canale di contenuti, che può essere qualcosa per i grandi o per i piccini. E questo è tutto. Questo è il mio studio, la mia House Z, mi piace chiamarla così, che è un piccolo studio in affitto dove sono arrivato con tutte queste scatole e i scaffali da riempire, perché comunque adoro l'effetto scenico dietro con tutte le mie cose, che non sono tutte. Un giorno farò un giro a casa di mia madre dove praticamente c'è ancora di tutto, di più, non mi ricordo neanche più cosa c'è, anzi sapete che farò un video dove andrò insieme a voi a vedere cosa è rimasto, cosa c'è, e ci saranno ancora i miei vecchi Batman, ci saranno i miei vecchi fumetti,
non ricordo più quanta roba ci sarà, ma ci saranno tutti i giochi che avevo da bambino e i Lego, e qualcosa di nuovo anche che ho preso, ho lasciato a mia madre perché magari a casa mia non c'era più spazio. Poi soprattutto con il trasloco ho portato il mondo, quindi mia madre adesso, poveraccia, è piena così. E vi faccio fare un giro nello studio, dai, vediamo un po' cosa abbiamo. Aspetta che stacco la telecamera, di cui un giorno farò questa bella recensione anche di questa telecamerina che io adoro tantissimo. In pratica, vabbè, è un'altra cosa. Allora, cosa abbiamo qui? Intanto abbiamo una bellissima maschera di Star Wars che l'avevo presa alla Lidl, una busta per terra, è ancora un po' un casino qua, il poster dei Lego, ma poi abbiamo un casino di roba tipo tutte le cose della Nintendo qua, e non sono neanche la metà perché a casa ne ho ancora e ancora. Poi abbiamo quelle della Sony, sia action figures che videogiochi. Vabbè, poi ci sono cose a caso tipo le carte di Magic, che non so neanche cosa c'è dentro. Poi farò anche una puntata per farvi vedere le mie carte di Magic. Queste sono l'edizione del Signore degli Anelli. Ma poi cosa abbiamo? Vabbè, ho detto le cose della Nintendo, ma cosa? Abbiamo il mio vecchio Nintendo DS, una Nintendo 64 viola trasparente, bellissima. Poi abbiamo i Mario Kart Live, di cui questo potreste vincerlo voi se andate a vedere il video contest, dove qualcuno può aggiudicarsi anche questo, come altre cose che ho messo in palio. Poi cosa abbiamo? Tutti i giochi vecchi tipo di Nintendo DS o della Switch, tipo Zelda, che io ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, troppo bello, sia il primo che il secondo. Un po' il finale non mi è piaciuto, non sono un granché con i finali, quelli della Nintendo, però il gioco ne vale la pena. Poi vabbè, se vedete tutto qua, il set illuminato di luci, il computer, scrivania, abbiamo anche il set per fare le foto, che penso non utilizzeremo mai. Poi abbiamo le scrivanie di lavoro, eccetera, eccetera. Una libreria piena di fumetti che poi vi farò vedere, farò una puntata anche su quello. Poi, andando avanti, un po' di Lego Racer, e soprattutto ci sta anche una che è messa in palio, questa qui. Aspetta che la telecamera segue adesso la mia faccia, però posso anche... così mi libero. Abbiamo l'action figures dei 5 samurai, quella che ho fatto la recensione sull'altro video. Poi carte dei Pokémon, che anche questi presto saranno un premio prima o poi. Action figures di Bulma, anche questo visto nell'altro video. Spider-Man, Chun-Li nuova fresca da Romix. Poi abbiamo altri Lego, e qua sopra cosa abbiamo? Tante cose varie. Adesso non riesco a vedere bene. Ok, questa edizione speciale di Star Wars delle Hot Wheels, questa che presto a priori metterò a confronto con l'altra dei 5 samurai, questa è della Bandai mentre quell'altra è della Sentinel. E anche questo è un gioco che ho fatto il video, che andate a vederlo, è bellissimo. Poi ci sono altre cose di questo gioco, ne ho tante. C'ho il Megazord che poi a priori ve lo farò vedere, è ancora nuovo senza gli adesivi, non li ho mai attaccati gli adesivi. Un po' di Nerf, ho dei giochi da tavola, sono un patito di giochi da tavola, ma anche quelli molti li sto vendendo perché devo liberarmi di tutta questa roba, come dico sempre ormai. Ma uno dei pezzi che non vedo l'ora di montare è questa bellissima astronave dei... com'è che si chiamano? I Guardiani della Galassia, di cui ho anche il film in Blu-ray. Dov'è? Che tra l'altro è un'edizione speciale. Ecco, ricordo benissimo. L'ho spedita, ma il corriere non ha trovato l'indirizzo a quanto pare, e quindi mi è tornata indietro. Succede anche questo. E cosa succede quando succedono queste cose? Bestemmie. Praticamente succede che ti fanno pagare la spedizione ma non ti restituiscono i soldi della spedizione. Questo non è bello. Allora cosa si può fare? Semplice, si contatta il compratore e si dice: guarda, se vuoi che te lo rispedisca dammi un altro indirizzo, però devi pagare un'altra spedizione. Perché io non posso pagare adesso 2 spedizioni, poi se è una spedizione veramente minima, amen.
Però se si tratta magari già di 5-6 euro, 10, non so, magari è stato dall'altra parte del mondo, mi sembra che fosse tipo 8 euro di spedizione, me lo sono fatto rimandare indietro. Adesso insomma non riesco a farlo con una mano sola, quindi poggiamo questa telecamera. Oh, eccola qua. Anche questa collana, questa non è in vendita, la tengo perché mi piace tantissimo, me l'ha regalata mia moglie, quindi ogni tanto sentirete questo nel microfono. Questa edizione speciale dei Guardiani della Galassia, mi dispiace per il nostro amico che ha provato ad acquistarla ma non gli è arrivata. Scusate, non avevo finito, qua c'è una bellissima console vintage, un Super Nintendo con joystick originale, e farò anche un video su quello prima o poi con degli amici sia giovani che boomer come me, insomma faremo vedere un po' di cose, non sono poi così vecchio. Questo era il mio vecchio lettore di cassette, mangianastri. Se non sapete che cos'è un mangianastri, andatevelo a vedere. Comunque è quello che leggeva le cassette musicali di una volta, e questo ci potevi sia registrare che ascoltare, cioè aveva una piccola cassa interna, era bellissimo, funziona ancora. Non lo so se lo metto in vendita perché era un regalo di mamma. Poi tanti bei Blu-ray originali, alcune chicche. Stavo per fare un casino ma l'ho salvata, intatta. Un action figures? No, è una macchinina di Rick e Morty della Hot Wheels, non è molto facile da trovare, l'ho dovuta far arrivare dalla Cina. Poi piccole action figures, questa è un action figures di Pat Labo, se non l'avete visto andatevelo a vedere perché è molto carino come cartone. I film sono un po' noiosetti, hanno dei robot fantastici, secondo me il design di questi robot era uno dei più belli insieme a quelli di Evangelion e Gundam. Anche i Gundam sono bellissimi, ma a me non mi è mai piaciuto il cartone. A me non è mai piaciuto il cartone, non si dice a me. Poi andando avanti, piccole stronzate, una manina che puoi mettere sul mignolino per fare un trucco di magia oppure semplicemente per fare impressione alla gente. Abbiamo tante piccole cose, tipo questa piccola Ferrari da collezione. Questo già sapete di cosa si tratta se avete visto il video. Questa è una nuova new entry e non è in vendita perché questa è una delle mie preferite, l'ho cercata per tanto tempo e l'ho trovata a Romix. È l'astronave di Cowboy Bebop in alluminio, in metallo, che poi farò il video e vi farò vedere tutte le nuove chicche che ho trovato a Romix, le aprirò eccetera, metterò a confronto. Poi avrò una selezione di giochi della Ghostbusters di varie epoche e di varie marche. No, queste sono sempre Hasbro. Qua dentro ho altre chicche da tirar fuori. E parlando di Ghostbusters, questa è una scatola piena di Ghostbusters che poi vi farò vedere. Non è della Bandai o è della Bandai? Volete scoprirlo? Dai, apriamola. Queste sono action figures che avevano tirato fuori. Aspettate che mi serve un coltellino, qualcosa per aprire, perché era sigillata veramente bene. Prendiamo una forbice. Che giro che devo fare, non è facile fare dei video fatti bene, però le luci fanno tanto, come ho spiegato già. Quindi andiamo ad aprire. L'avevo già aperta per vederla, poi l'ho messa via, l'ho imbustata bene perché non volevo prendessero polvere, e adesso vi sto per far vedere una chicca stupenda. Come sempre mi servono 2 mani per fare le cose. Allora, di cosa si tratta?
sono anche queste action figures dei Ghostbusters, sempre della Hasbro, mi spiace, niente Bandai, e hanno rifatto l'edizione che faceva una volta la Kenner, e abbiamo tutti e 4 Ghostbusters, bellissime, cioè io adoro queste scatole, cioè non c'ho il coraggio di aprirle, a parte che sono in vendita. L'avevo prese per il canale perché erano troppo belle, volevo metterle in bella mostra per il canale, ma sono in vendita perché, come tutto il resto, devo eliminare dalla mia collezione, purtroppo. Devo fare un po' di soldini, mi servono un po' di soldini finché il canale non crescerà. Quando il canale sarà, diciamo, fonte di guadagno, perché diventa anche un lavoro dopo, quando hai un seguito, hai svariati follower e soprattutto visualizzazioni, allora a quel punto non avrò più neanche bisogno di vendere le cose, qualcosa potrò tenermi, qualcosa regalerò ogni settimana, sempre se funzionerà il contest. Mi piace il mio contest, peccato che non è andato bene l'ultima volta, nessuno ha votato. Poi abbiamo cose varie, qua abbiamo vari alimentatori di tutte le vecchie console che non vi sto a far neanche vedere, abbiamo varie scatole, c'è anche la scatola delle meraviglie, tutte cose che non sapevo dove mettere. Per esempio l'album delle figurine che dava S lunga con ancora tutte le bustine. Poi cosa c'è? Una vecchia videocassetta dei Digimon e tante altre piccole cose, vecchi giochi della PlayStation, giochi che non si riescono neanche più a vendere, forse a 50 centesimi, sì, di FIFA. Non so neanche chi sia più intenzionato a comprarli, quelli vecchi. Se siete intenzionati fatemelo sapere, €1 sono vostri. E poi avremo il nostro simulatore di guida, che non vi dico niente per il momento, è una sorpresa. La mia collezione di Hot Wheels, la mia collezione di Ritorno al futuro della Playmobil completa, con tanto di Funko Pop della macchina del tempo con Martin McFly, poi tutte le action figures di Dragon Ball che vi avevo fatto vedere nell'altro video, più la new entry che ho preso al Romix, una action figure molto particolare della Taito, o Taito come si pronuncia, ed è il Galaxy Express. È un vecchissimo cartone animato, non so se lo conoscete, io pure avrò visto qualche puntata perché ero piccolo quando usciva quel cartone animato, preferivo altri cartoni tipo i 5 Samurai tra l'altro, o il Cavaliere dello Zodiaco, addirittura che ne è il Guerriero, Kenshiro, dai, se non lo conoscete andatevelo a vedere. E poi cosa abbiamo? I Lego di Batman, che mi sembra di avere anche la macchina di Batman, quella edizione gigantesca, e mi hanno regalato per quest'anno, il compleanno, mi hanno regalato i miei amici la Batcaverna, che monterò e farò un bel video, un time lapse. Però stavo pensando anche di fare delle dirette su Twitch, dove mi metterò a montare uno di questi Lego. Potrebbe essere carino, mentre monto un Lego parlo anche con voi. Se la cosa vi piace fatemelo sapere. Poi cosa abbiamo qui? I Gundam. Questi Gundam qui, la metà non sono ancora stati montati perché non ho avuto più il tempo. E li ho anche messi in vendita. No, ancora non li ho messi in vendita, ma magari li metterò, magari saranno anche fonte di premi. Vi interessa un Gundam? Fatemelo sapere, che lo metterò in palio magari nelle prossime settimane. Poi abbiamo detto la mia collezione di Hot Wheels, che non è solo questa naturalmente, ma è questi scatoloni che vedete qua. Ci sono solo Hot Wheels qua dentro. Non so se si riesce a vedere, ma è veramente pieno di Hot Wheels. 1 e 2. Poi giochi da tavola, come avevo detto, sono un grosso patito di giochi da tavola, le mie scarpe. I giochi da tavola sono qua. Scusate, ma perché io non riesco a vedere lo schermo, non è facile. Però vi consiglio questa camera perché è bellissima. Ma posso fare una cosa? Giriamo, così vi posso far vedere meglio.
Allora, giochi da tavola, ne ho veramente una caterba e anche questi sono tutti in vendita, quasi tutti, dai, qualcuno me lo terrò per giocare con gli amici e mia moglie. Vecchie VHS che guardavo da bambino, tranne Pocahontas, questo non l'ho mai visto, non so perché, ma me l'avevano regalato io, non l'ho mai visto, ti giuro, ora che ci penso non l'ho mai visto, devo recuperarlo forse, non lo so. Fumetti, questa è un'edizione particolare di Evangelion, che tra l'altro è stato uno dei miei cartoni preferiti. Dici perché non hai più action figures? L'ho già vendute, vanno via come il pane. Mini 4VD, farò una puntata su di essa, se non le conoscete ve le farò vedere e vi insegnerò che cosa sono. Un vecchio salvadanaio bellissimo di Nightmare Before Christmas, una vecchia macchina di Batman. E questa action figures che avevo messo in palio l'altra volta nel contest, non so se si riesce bene a vedere, tiriamola fuori, sempre della Taito, o Taito come si pronuncia. Una volta faceva delle action figures, magari le fa ancora adesso, come la Siga, ho visto che fa tante action figures. E questa è la corazzata Yamato, giusto? Sì, Yamato, con dei speaker audio dove ci potevi attaccare un qualsiasi dispositivo per riprodurre la musica sotto l'action figures. Non ha senso, ma è bellissimo. Non l'ha voluta nessuno, a quanto pare. E non l'ho messa ancora in vendita. E niente, spero che questa piccola collezione, questo piccolo tour vi sia piaciuto. E naturalmente poi faremo la stessa cosa quando andremo a trovare mia madre a casa. Non vi farò conoscere mia madre, ma vi farò vedere la mia collezione che ho a casa e di roba che devo mettere ancora in vendita. Perciò fatemi sapere se la cosa vi interessa, se vi interessa qualcosa che volete che approfondisca, e volentieri si fa video su video. Faccio solo questo adesso. Come avevo detto, ero un vecchio videomaker, sono ancora un videomaker. Quello che punto io un giorno era fare il regista. Non è facile però, a parte che bisogna studiare per fare il regista e servono anche soldi per seguire i corsi, che non è facile, serve soprattutto tanto tempo, perché non è che dura qualche mese. Ci sono quei piccoli corsi da regista di pochi mesi, però preferirei fare qualcosa di serio, qualcosa da un anno o due, o magari, come piace a me, è andare direttamente sul campo e guardare gli altri come lavorano, un po' come fanno i tutorial. Alla fine io ho imparato a fare il videomaker così e sono bravissimo, ve lo posso assicurare che sono bravissimo, ma non mi va più di fare quello che mi danno da fare. Aspetta che riprendo la mia faccia così mi segue la telecamera, perfetto, poi vi farò la recensione anche in questa telecamerina qua. Non mi va più di fare quello che mi chiedono i clienti, mi va di fare quello che voglio io, perciò seguitemi per altri contenuti e se avete suggerimenti commentate sotto questo video e io farò il video di quello che voi avete richiesto, se è possibile. Dai, non fate gli spiritosi. No, scherzo, qua siamo aperti a tutto. Dai, va bene. Grazie ragazzi per avermi seguito e scrivetemi quello che volete. Ciao ragazzi.